Ciao, hackerine e hackerini. A chi dareste le chiavi di casa vostra? Ad un amico fidato? Ad un familiare? Di certo non a chiunque passi per strada, spero. Ecco, nel 2016 qualcuno ha fatto più o meno questo, solo che invece delle chiavi di casa erano le chiavi di Uber. E la storia è davvero assurda. Però, prima di capire cosa è successo, dobbiamo parlare di una cosa fondamentale, il cloud. Ogni volta che sentiamo dire cloud, sembra che si stia parlando di magia nera o di qualcosa che sta tra le nuvole. In realtà è molto più semplice. Il cloud è solo usare i computer di qualcun altro al posto del tuo. In pratica, invece di avere un computer sotto la scrivania con la polvere, il rumore e la ventola che sembra un aereo in decollo, affitti un computer di aziende che hanno migliaia di computer sempre accesi, giorno e notte, 24 ore su 24, in enormi strutture piene di computer. Queste aziende sono nomi che tutti conosciamo: Amazon, Microsoft, Google. Praticamente è come se affittano delle stanze. Tu vai lì e dici, mi serve spazio, e te lo danno. Mi serve tutto e subito. E loro ti rispondono, certo, paga e ti diamo quello che vuoi. Molti pensano, vado sul cloud così non devo più pensare alla sicurezza. Ecco, questo è un errore, perché Amazon, per esempio, ti dà l'edificio blindato, le telecamere e una cassaforte. Ma chiudere la porta a chiave e decidere chi ha le chiavi spetta a te. Se lasci la cassaforte aperta con un biglietto, prendete tutto tranquilli, Amazon non può farci niente. Ed è esattamente quello che è successo. In questo caso, Uber usava AWS, cioè il cloud di Amazon, per gestire tutto, pagamenti, mappe e anche dati di utenti e autisti. Dentro AWS, Uber usava un servizio chiamato S3. Lo so, detto così, S3 sembra il nome di un droide di Star Wars, ma in realtà è solo come un magazzino digitale gigante pieno di scaffali. Su ogni scaffale ci sono degli scatoloni. Dentro questi scatoloni puoi metterci di tutto, foto, documenti e purtroppo anche i dati sensibili di milioni di persone. Ovviamente per aprire questi scatoloni servono delle chiavi digitali, una serie lunga di caratteri che dicono al sistema: ehi, sono Uber, fammi entrare. Non è che il primo pinco pallino può entrare nel magazzino digitale di Uber, E ora arriva la parte meravigliosa, perché nel 2016 due hackerini riescono ad arrivare proprio a quelle chiavi, ma non nel modo che ti aspetteresti. Non bucano Amazon, non hackerano Uber con attacchi da film, partono da una cosa un po' più banale. Prendono migliaia di email e password rubate da altri siti in passato e usano un programmino per provarle tutte su GitHub. GitHub è semplicemente un archivio per i programmatori, un posto dove carichi il tuo codice per lavorarci insieme agli altri. In pratica i programmatori di Uber lo usavano ogni giorno per collaborare e scrivere insieme le applicazioni. Ad un certo punto, bam! Le credenziali di un dipendente di Uber funzionano. Quel dipendente aveva usato la stessa password sia per il lavoro che per qualche altro sito meno sicuro, a cui avevano magari rubato i dati in passato. Usando quella vecchia password, gli hackerini riescono ad accedere all'account di quel programmatore di Uber. Una volta dentro, gli hackerini iniziano a guardare il codice, cercano un errore umano e lo trovano. In mezzo a migliaia di righe di codice, il programmatore aveva lasciato scritte le chiavi AWS, proprio quelle che aprivano il magazzino digitale S3 di Uber. È proprio come se un banchiere avesse scritto la combinazione della cassaforte sul retro del suo biglietto da visita e lo avesse lasciato al bar. Non proprio un'ideona. Con quelle chiavi, gli hackerini entrano nel magazzino digitale di Uber e aprono gli scatoloni. E dentro, ci sono i dati di 57 milioni di utenti e autisti. Nomi, email, numeri di patente. Praticamente un tesoro. A quel punto gli hackerini scrivono ad Uber e dicono più o meno: ehi, abbiamo trovato una grossa vulnerabilità nei vostri sistemi. Abbiamo i vostri dati. In Uber scatta il panico, pensano di essere stati vittima di un furto di dati enorme, di un attacco sofisticato, ma invece di denunciare subito tutto, decidono di nascondere il problema. E cosa fanno? Pagano $100.000 ai due hackerini, cioè Uber, invece di denunciare, ha deciso di dare la mancia ai ladri, sperando che non lo dicessero a nessuno. Non proprio la mossa del secolo, devo dire. La cosa incredibile è che Uber non ha pagato gli hackerini con una valigetta piena di soldi in un vicolo buio. No, hanno usato un sito web ufficiale che serve proprio per i bug bounty, che praticamente è come un premio in caso un ricercatore o un hackerino buono trova una vulnerabilità. Come se le aziende dicono: ehi, hackerini buoni, se trovate un buco nel nostro sistema e ce lo dite in privato, noi vi paghiamo un premio per il disturbo. È un modo fantastico per collaborare e rendere internet più sicuro. Uber però ha preso questa cosa bella e l'ha usata malissimo. In pratica hanno preso un'estorsione, perché ovviamente gli hackerini avevano già rubato i dati e chiedevano soldi per non pubblicarli, e l'hanno impacchettata come se fosse un premio per dei ricercatori gentili. Hanno persino fatto firmare agli hackerini un accordo di riservatezza, dove gli hackerini dovevano dichiarare falsamente di non aver mai scaricato i dati.
È un po' come dire all'hackerino: oh, però mi raccomando, sii onesto e non pubblicare niente, Ma si sa, i segreti hanno le gambe corte. Un anno dopo cambia il capo di Uber. Lui scopre questo pagamento sospetto e decide di vuotare il sacco, licenziando i responsabili e raccontando tutto al mondo. Quel tentativo di lavare il riscatto attraverso il bug bounty ha portato alla condanna del vecchio capo della sicurezza, perché la legge dice chiaramente che se i dati vengono rubati devi avvisare tutti. E invece Uber, furbetto, ha provato a nasconderlo. Ma alla fin fine, dopo tutte le bugie e i tentativi di nascondere il furto, la realtà era sotto gli occhi di tutti. Non c'era stato nessun super attacco e nessuna vulnerabilità incredibile. Non era stato bucato il cloud, ma qualcuno aveva semplicemente lasciato le chiavi nel codice su GitHub. Il cloud aveva fatto tutto giusto, le protezioni c'erano. Il problema non era la tecnologia, era il solito fantastico errore umano. Insomma, potete avere la cassaforte più costosa e sicura del mondo, ma se lasciate le chiavi sotto lo zerbino, la colpa non è della cassaforte. Quindi, la prossima volta che qualcuno vi dice che il cloud non è sicuro, ricordategli che spesso il problema non è la tecnologia, è lo zerbino digitale. E su internet qualcuno guarda sempre lì sotto. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!